Buongiorno a tutti ragazzi, stiamo per uscire in scooter. Buongiorno Rita. Buongiorno. Stiamo per uscire in scooter e stiamo progettando, anzi abbiamo pensato di fare il giro, si chiama Giro ad Anello dell'isola. Si fa un giro della costa ovest. Praticamente noi siamo qui alla Cona, si fa questa strada e poi si fa tutto il giro dell'isola di questa parte, tutta la costa. Non l'abbiamo ancora filmata, non l'abbiamo mai vista, Marciana Marina, e poi non so se si entrerà anche nell'entroterra, ci sono dei monti. Sappiate che si può salire sino a 1000 metri di quota addirittura sull'isola d'Elba. Abbiamo fatto parte della strada che si fa per andare a Secchetto, per andare alle piscine che avete già visto. Poi a un certo punto si taglia e saliamo a nord nell'isola. Questa strada ad esempio non l'abbiamo mai percorsa, la visitiamo oggi insieme. Abbiamo lasciato il comune di Campo dell'Elba ed entriamo nel comune di Marciana, non so se si chiamino proprio It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Subito dopo troviamo un'altra spiaggia, se non sbaglio si chiama La Paolina. Qua c'è un mare cristallino meraviglioso, bisognerebbe venire. Basta fare queste scale e si arriva giù, o da lì, forse anche da questa parte. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Però noi oggi abbiamo deciso di fare questo giro, ma è un bene. Continuando a girare scopriremo dei posti e torneremo. Questo è uno scoglio che c'è qua sotto e guardate che turchese il mare, l'acqua cristallina al massimo. Qua sì, voglio tornare, ma oggi abbiamo appena iniziato il giro. Bello, La Paolina. Qualche bella barca all'Elba c'è, non so se riuscite a vedere questo. Yacht mostruoso. Guardate anche qua sotto che figata, ci sono tutte le scale che portano qua su in questa collina, però tutte pietre, rocce, però qualcuno c'è anche qui. Fare il giro di tutta la costa è bellissimo, mi piace molto, sarebbe da fermarsi ogni secondo, dronata e rubare queste immagini meravigliose. Proseguiamo il giro ad Anello, Rita. Spiaggia La Cala 40 minuti a piedi, 1 ora e 40 a 3 ore e 50 il mortaio. Siamo arrivati ad un certo punto e su la strada è chiusa, ma noi stiamo continuando a fare il giro dell'isola.
Finisce Marciana Marina e comincia Marciana. Marciana quindi è una città in mezzo a queste colline. Abbiamo lasciato un bivio e a sinistra si andava verso il Monte Perone, lo faremo in futuro. Deve essere molto bello, magari con qualche panino, borsa a frigo, e possiamo stare in mezzo ai monti al fresco, c'è anche caldissimo, oltretutto. Una chiesa pisana, si chiama la Pieve di San Lorenzo, edificata intorno al 1150. Bella vista al ristorante, e hanno una bella vista davvero, guardate qua giù. Pausa, birra ghiacciata in un bicchiere congelato. Cosa poter volere di più? Salute. Un marocchino. Secondo voi può mancare il momento chiesa nel nostro canale? Assolutamente no, visitiamola. Faticoso. Molto faticoso. Bellissimo. C'è già molto caldo. Là ce n'è un'altra in vendita. Adesso andiamo giù di nuovo sulla costa, al mare, e pranzeremo da qualche parte. Marciana, bellissima.
In questi giorni ve li facciamo vedere tutti: Zanca, San Andrea, Pratesi, Colle Dorano, Chiesi, Pomonte, Marina di Campo. La giriamo e la visitiamo palmo a palmo quest'isola, che è stupenda. Adesso visitiamo Sant'Andrea, comune di Marciana. Dos. Abbiamo reperito benzina. Magari arrivavo al distributore, ma ho preferito chiedere qui dove noleggiano gommoni, che hanno sempre bidoni, e ho preferito dargli un paio di euro e mettere 1,5 litri di benzina. Colle Dorano. Non so se con la GoPro si riesca a vedere, ma di fronte vediamo noi perfettamente la Corsica, tutta la Corsica. Però è l'1:15, dobbiamo trovare qualche posto dove poter mangiare qualcosa. Mangiamo nel ristorante Barbatoia a Fetovaia, è l'1:30. Non ci siamo fermati e non ci siamo goduti tutte le spiagge di tutta la costa che abbiamo percorso, però potremo anche tornare perché alcuni posti li abbiamo visti e sono bellissimi. Adesso pranziamo a Fetovaia. E c'è un caldo pazzesco, amici. Anche Rita, che ama il caldo, sta sudando, vero? Guardate un po' sui capelli, sembra di avere una coperta sulle spalle. Bene, bene, bene. Stappa che assaggiamo. Barbatoia perché? Perché qui praticamente prima non c'era tanta civiltà, si veniva via mare. Sì. Quindi questo era il golfo di Barbatoia. Sulla cartina nautica si leggeva come golfo di Barbatoia, non bensì Fetovaia, ma golfo di Barbatoia. Cin cin, vino di produzione loro e vigne dell'isola. Buono, è particolare. Poche chiacchiere a pranzo, ma lo chiudiamo con un liquore tipico, anzi è un passito tipico dell'Elba. E anche un dolcetto, lo stesso, tipo una pavassinas sarda. Spiaggia bellissima, affollatissima, però noi proseguiamo, cerchiamo qualche caletta. Abbiamo mangiato discretamente, si paga tanto all'Elba, c'è poco da fare, lo sappiamo, però abbiamo mangiato discretamente e speso in linea con l'isola. Anzi, ci ha offerto due passito e un dolcetto. Adesso ci facciamo immediatamente un bagno perché c'è veramente tanto caldo. Eravamo ormai a Secchetto, siamo quindi alle piscine naturiste e stiamo qua. Ha mollato un po' il mare, l'altro giorno qui non si poteva venire.
era pericolosissimo, c'era talmente tanto mare che ti avrebbe portato via. Qualche ora di sole, bellissimo, ho anche dormito con le onde che mi bagnavano, ogni tanto mi svegliavano e adesso si rientra in campo, sono le 6:30. Siamo rientrati in camper e Rita sta facendo il bucato. Beh, qualcosa ce la togliamo dalla cesta. Certo. Sono le 7:22, abbiamo trascorso un'intera giornata in giro. Ci siamo fatti la doccia adesso, Rita tisana. Anch'io voglio mangiare leggero, un riso in bianco, qualcosa di leggerissimo. E basta, e domani mattina abbiamo una bella escursione in programma. Abbiamo patito caldo anche oggi, c'è un caldo assurdo. Buongiorno a tutti amici, sono le 10:12 del mattino, siamo già in scooter. Oggi saremmo dovuti uscire in gommone, ma il tizio ci ha chiamato ieri sera che il mare è ancora parecchio agitato e quindi rimandiamo di qualche giorno. Ovviamente non abbiamo fretta e vogliamo trascorrere una bella giornata. Stare in un gommone quando si balla non ha senso. E quindi andiamo in scooter da qualche parte anche oggi, andiamo a filmare qualcos'altro, qualcosa di nuovo. Oggi infatti si sta bene solo nella costa nord, a sud c'è vento e mare mosso, ma più che vento mare mosso, che vento non ce n'è neanche granché, perciò stiamo andando nella costa nord e visto che andiamo nella costa nord andiamo a visitare la casa di Napoleone. È la seconda volta che mi viene Garibaldi, e Rita mi corregge, la casa dove è stato esiliato Napoleone. Garibaldi invece è stato esiliato a Caprera in Sardegna, quindi per quello che mi confondo. Siamo stati anche lì in passato. È l'ora della merenda. Sì Rita, spuntino time prima di entrare a vedere la Casa di Napoleone. Abbiamo prosciutto cotto, pane e pomodori di campo. Mi stavo dimenticando, ma ho anche una bellissima birra Moretti e col pomodoro, i crackers e il prosciutto. Crackers Rita, io pane buonissimo dell'isola. E quindi vediamo di tirar fuori questa Moretti. Vediamo, eccola qui, ghiacciata. Dobbiamo solo aprirla. Questa storia dello spuntino a metà mattina dobbiamo adottarlo più spesso perché ci fa proprio bene. Da premettere una cosa, non stiamo andando a visitare un castello, quindi non rimanete delusi perché Napoleone qui è stato in esilio, quindi non c'è né un castello né un palazzo, credo sia proprio una casa con poco sfarzo. Prezzo onestissimo, finalmente, 5 euro a testa. No, perché ho letto diverse recensioni e la gente rimaneva delusa dal fatto che non trovasse chissà cosa, ma era esiliato, non era in carica come re di Francia. Sì, c'è gente che vive con meno e in abitazioni e non in esilio. E non in esilio, ma perché non lo sanno di essere in esilio. Anche il terrazzino che aveva non era mica piccolo. Guardate che terrazza.
Le due colombe in soffitto che si allontanano rappresentano Napoleone e la moglie attesa all'Elba ma che non arrivò mai. E volle lui questo dipinto. Questo invece è l'appartamento di Napoleone, dormiva qui. Olio su tela del 1818, Neil Campbell è colui che scortò Napoleone qui all'isola d'Elba. Lo scortò nel 1814. Detta la sala egizia ed era la sala da pranzo, la parte centrale della casa. Poi non dire che non ti porto a casa di gente importante, Rita, ti ho portato dai della Gherardesca l'altro giorno e a casa di Napoleone oggi. Questa era la serra della casa, avevano i loro prodotti. La serra di Napoleone, ovviamente. Però Serra si del Palazzo. conservano ancora oggi il sistema di riscaldamento generato da una caldaia posta nel terrapieno alle spalle della struttura all'interno delle coltivazioni di piante esotiche. A mio parere 5 euro ben spesi, sono contento di essere venuto anche qui e di essermi immerso in questa parte della storia. Da qui scappò con, credo, 400 uomini, tornò in Francia, lo arrestarono di nuovo e lo portarono all'isola di Sant'Elena, dove nuovamente in esilio, dove poi morì. Questa è la breve storia da qui alla sua fine. Durò poco la sua riconquista e il suo tentativo di tornare al potere. Vi facciamo vedere, facciamo un bagno a Capobianco, è una delle spiagge più belle dell'isola. L'acqua è di un cristallino, è una piscina. Adesso vi metto la solita mascherina e facciamo un bagno in questa piscina. È bello. Anche Capobianco l'abbiamo vista e filmata. Adesso stiamo scendendo alla Padulella. Questa è la spiaggia della Padulella, ma guardate che carnaio. C'è davvero tanta gente. Sono belle, ciottolate, questi ciottoli bianchissimi, lisci, sono belli. Non ci facciamo il bagno anche qui, l'abbiamo fatto nell'altra, va bene così. Vi abbiamo fatto vedere anche la Padulella, sono due spiagge identiche, Capobianco e la Padulella, sono tutti e due di ciottoli bianchi, belle, stupende e super affollate. Ha detto Rita che mi fa gamberetti e zucchine lei e ci fa risparmiare qualche soldo. Mezzogiorno e 49, ma sì, un 10 minuti e siamo a casa. Mezz'oretta e si pranza. Pranziamo fuori, oggi c'è caldissimo, fuori sotto il tendalino credo si stia bene. Doccetta fresca qua fuori.
pranzo in camper. Abbiamo mangiato 2 volte fuori e, per dire la verità, senza offesa per nessuno, un po' ci è passata la voglia. Prezzi alti e non sempre qualità, e quindi continueremo a fare la spesa all'Eurospin e a mangiare in campo. Purtroppo ti scottano veramente. L'altro giorno un piatto di spaghetti alle arselle, secondo me c'erano 40 grammi di pasta, 10 arselle, 8 erano vuote e ci rimango veramente male. Ho chiamato i proprietari, gliel'ho detto, si è scusato, ci ha offerto un dolce, ci ha offerto un bicchierino, però comunque ci rimani male, non siamo qui a farci prendere per il culo da nessuno, noi e tutti gli altri turisti. Buonasera a tutti ragazzi. Buonasera. Sono le 7 e stiamo uscendo, stiamo raggiungendo Romina, Marco e Lucas perché è il compleanno di Romina. Sono i 3 nostri follower che avete conosciuto nel video precedente e ci hanno invitato a festeggiare il compleanno insieme. Sono felice di... Chiudo il bauletto e si parte. Abbiamo un appuntamento qua dietro a 2 minuti per fortuna, poi li seguiamo e ci porteranno appunto in un ristorante sulla spiaggia. Hanno detto che si mangerà con i piedi nella sabbia. Bello. Ci dobbiamo trovare nel chiosco, ristorantino, si chiama Fame Chimica, è questo che abbiamo a pochi metri dal nostro campo. L'appuntamento è proprio a 24 secondi dal nostro campo. Il ristorante comunque è vicinissimo, è sempre qui alla Cona dove siamo noi. Romina è con la sua Renault Captur. È il compleanno di Romina, quindi tanti auguri. Grazie di essere. Grazie anche per l'invito. E poi c'è Marco e Lucas, ma ci siamo già conosciuti l'altro giorno, abbiamo già cenato insieme, fatto una chiacchierata. Esatto. Ristorantino con i piedi sulla sabbia. Sulla sabbia, almeno così mi hanno promesso. Ora Andiamo a speriamo vedere. che si siano rimangiati la parola. Ho tolto la sabbia, andiamo a vedere. E anche il pensierino, certo. C'era bisogno. No, un compleanno va festeggiato e vanno anche donati dei regali. Grazie davvero. E quindi ancora tanti auguri. Grazie tante, grazie. Comunque hai visto un prodotto per pulire la casa gli abbiamo regalato e non perché Marco mi abbia detto che non è una brava padrona di casa, ma scherziamo, un profumo buono, ti piace? Molto, meglio molto. così, meglio così. Molto buono. Quindi ciabatte in mano, aveva detto Marco piedi nella sabbia ed è realmente così. Cincin e tanti auguri Romina. Auguri. Tanti auguri. Grazie mille. Auguri a tutti ragazzi, auguri a tutta la Chi l'avevo community. mai detto? Che compleanno ragazzi. Mamma mia. Tanti auguri a Romina. E non si dice l'età, noi crediamo ne abbia intorno ai 27-28. No. Di meno? Di più. Ma che? Ma il marito di meno. Grande Marco. E comunque quanti anni avrà compiuto Romina? Facciamo un test. Devo dire? No, lo diranno i follower. E siate gentili, siate gentili. È giovane Mi Romina. raccomando. Abbiamo scelto e deciso di mangiare pizza, però prima delle pizze un antipastino di terra. Mi auguro che arrivi anche qualcos'altro. Sì, ha detto che arriva un po' di prosciutto e un po' di formaggi. Non hanno una gran selezione di formaggi, ma qualcosa ce l'avranno. Noi confidiamo in loro. Confidiamo perché i soldi richiamiamo e ci facciamo rifornire per bene. Vabbè, io uno di questi lo prendo. Prego. Bello. Bellissimo, non bello Rita. Procediamo con del prosciutto toscano, salame, mozzarelline. E questo Rita che cosa potrebbe essere? Questa è bottarga. Bottarga con un antipasto di terra e pecorini. Salsiccia e friarelli. Questa è roba, friarelli sono roba di Pugliese. certo. E cimi di rapa, penso, no? Grande. Tu, Lucas? Io ho preso una toscana più che c'è la finocchiona e la mozzarella. Romina? Io ho una rustica. Ah, come la mia. Eh sì.
Io chiedimelo che mi ricordo. Ma che? Longobarda. Auguri, No, brindisi grazie, di nuovo, grazie Marco, di non ne ha più. esserci. Giusto per il brindisi, cin cin. Salute. Auguri Romina, grande. Grazie, sarà un compleanno indimenticabile. Che carina. Molto indimenticabile. Grazie. Speriamo di ricordarcelo con tutto il vino che stiamo bevendo. Sì, ve lo ricorderete sicuramente. Beh, abbiamo mangiato benissimo, bevuto meglio, anzi, Romina non ci ha lasciato nulla. Si è bevuta tutta Romina. la Vabbè che era il suo, giusto così. vabbè che era il suo compleanno, però non è vero. È bellina. Non è vero. Io mi sono bevuto tutto come sempre. Anche Rita. Adesso anche adesso andiamo in camper e beviamo un amaro lì. Da Bagni Orano è tutto. Siamo stati molto bene, abbiamo mangiato da Dio, bevuto bene, con i piedi nella sabbia, ragazzi, e di fronte al mare col tramonto alle spalle. Grazie Romina per averci invitato. Grazie a voi della compagnia, della simpatia, Dolcissima di Romina. tutto, veramente. Persone meravigliose. Ma che comunque, Meravigliose. vabbè, siamo stati bene. Adesso andiamo a bere un amaro in camper, così Non vediamo l'ora gli di facciamo. scoprire questo Lo conoscete a camper. memoria? Sì, a memoria, A però memoria. insomma, vederlo dal vivo sarà ancora meglio che vederlo. Andiamo ragazzi. È troppo buona Romina, No, è troppo non è dolce, vero, non è vero. troppo dolce. Avevamo detto che da Bagni Orani era tutto, invece no, mancava ancora un altro brindisi. Sempre auguri e buon compleanno. Auguri ancora a Romina, Grazie, e cin cin. grazie. Si dice a cent'annos, vuol dire a 100 anni. Chiudo la zanzariera Marco, se devi salire sali anche tu. Vederlo. Marco, sali. Tieni, No, fa caldo. Sì, un po' fa Vieni a caldo. vedere che poi ti penti. Poi te ne penti. No, non me ne pento. Vabbè. Oh, Romina aveva piacere e voglia di Bello. salire nel nostro camper, l'ha Bellissimo. visto per anni e anni, Bellissimo. dai video. Dai video, meraviglioso. A me Davvero. fa piacere, fa piacere anche a te oggi il tuo compleanno, è una Bello. cosa che per Bello. chi ci aveva mai pensato. No, noi non ci avremmo pensato. Devo documentare per forza come si possa emozionare una persona che ci ha visto per tanti anni nei video e adesso è qui con noi ed è qui in campo. Vero Romina? Posso documentarlo? La verità, sono tanto emozionata, tanto felice. Sembra che possa essere una cosa, come si dice, Scontato, ma non è. sì, non veritiera, ma per me è impressionante, sono troppo contenta. Va bene, no, io lo posso capire, Sono non troppo perché siamo noi, contenta. perché è una persona che segue qualcuno per anni attraverso i video, poi ti trova di persona e può succedere Ma questo. per quello che ti hanno Veramente. trasmesso. Ci avete trasmesso tante cose, Tante tante cose emozioni. belle, tante emozioni, tante cose. Vabbè, E non si può descrivere, secondo me, se uno non vive queste cose, almeno. Noi abbiamo cuore, io mi sembra di averlo, insomma, no, di ce l'hai. emozionarmi, anche se può Sei essere dolcissima può Romina, essere sei dolcissima. poco davvero. per tante persone, però per me è tanto, secondo me. Grazie, ti ringraziamo Grazie a noi per voi. queste parole. Di tutto, veramente, siete meravigliosi. Grazie. E dato e fortunato ad avervi come babbo e mamma, noi diciamo babbo e mamma. Troppo dolce. Grazie mille Romina. Grazie a voi, grazie tante. Ragazzi, grazie di tutto, grazie Romina per l'invito, ancora tanti auguri a voi, grazie. e ci sentiamo in questi giorni per Grazie. replicare un'altra Ci cena. sentiamo, dai. Sicuramente. Va bene? Ok? Col cuore. Grazie. Grazie di cuore. Grazie. Ma di che cosa? Ma che grazie. Grazie a voi. Buonanotte a tutti. Possiamo dire che abbiamo incontrato nuovi amici, Sì, Certo sì. che lo potete dire. Nuovissimi diciamo, amici. come ho detto oggi, Nuovi amici, sì. i suoi isole avranno sempre un faro, perché siamo Sì. isolani come loro Sì.
E quando hanno bisogno di qualcosa devono Sì, sempre. solo chiamare. Sempre chiamare e noi ci siamo. Grazie qualsiasi mille. cosa. Buonanotte. 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 Ciao, ciao. Ciao, ciao, buonanotte.